Fermi tutti, prima di tacciarmi a nemico del popolo e sostenitore dei poteri forti o al contrario Novax e negazionista, a seconda dalla parte da cui provenite, lasciatemi fare una doverosa premessa. Quanto vi esporrò nei prossimi minuti corrisponde solo e soltanto alla pura e semplice verità verificabile ed accertabile da chiunque in qualsiasi momento, direttamente sul sito ufficiale del Dipartimento del Tesoro al link che vi lascio qui sotto in descrizione. Ed altrettanto ci tengo a specificare che con questo video non intendo fomentare alcun tipo di polemica, ma soltanto esporre a voi tutti la realtà dei fatti di una situazione che si sta paventando all'orizzonte, della quale sappiamo davvero ancora pochissimo e che è passata particolarmente in sordina rispetto a quello che in realtà è la notizia in sé per sé, che potrebbe assumere risvolti estremamente positivi come anche estremamente negativi. Ed altrettanto io mi auguro di riuscire a discutere in maniera sana con qualcuno di voi che sia più esperto di me in materia qui sotto nei commenti e riuscire magari a appunto chiarire qualche dubbio e aggiungere qualche dettaglio aggiuntivo su questo progetto denominato IDPay. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa davvero moltissimo. Ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Bene, chiariti spero, mi auguro veramente questi punti fondamentali, veniamo ora a parlare del progetto presentato indicativamente un mese fa dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao durante il workshop conclusivo del progetto National Strategy to Promote Electronic Payments in Italy, ovvero l'IDPay. Ma che cos'è questo IDPay? Come possiamo leggere sull'articolo presente nel sito ufficiale del Ministero del Tesoro, si tratta di un progetto per l'implementazione di una soluzione tecnologica che consenta la standardizzazione e digitalizzazione dei processi di erogazione di benefici economici pubblici a favore dei cittadini e imprese. In altre parole, citando lo stesso Vittorio Colao durante la presentazione ufficiale del progetto al forum ANSA, del quale ovviamente vi lascio anche in questo caso il link in descrizione perché ribadisco non stiamo parlando di fuffa ma mi sto basando unicamente su quanto riportato su testate, su fonti estremamente autorevoli, si tratta di una piattaforma per l'erogazione di tutti i benefici sociali il cui nome provvisorio è appunto IDPay, dove tutto è direttamente in digitale e addirittura in pagamento anticipato e senza bisogno di dover anticipare i soldi o venire riconosciuti nel punto vendita. Altrettanto poi il ministro ha ricordato che la battaglia per avere meno contanti è una battaglia per digitalizzare il paese e aumentare la produttività e la competitività delle piccole imprese e che non c'è vantaggio per il paese dall'utilizzo del contante, ma uno svantaggio. Detto in parole povere, si tratta quindi di un progetto che mira a creare un'identità digitale dell'individuo a tutto tondo, dalla sanità al fisco, ai trasporti pubblici e in realtà tutto quello che vi viene in mente, ed altrettanto anche eliminare progressivamente la circolazione del denaro contante. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione risalente al 16 settembre 2020, in merito appunto alla transizione tecnologica, la Presidente Ursula von der Leyen affermava testualmente che ogni volta che un'app o un sito web ci chiede di creare una nuova identità digitale o di accedere facilmente tramite una grande piattaforma, non abbiamo idea di cosa ne sia veramente dei nostri dati. Per questo motivo la Commissione proporrà presto un'identità digitale europea sicura, qualcosa di affidabile che ogni cittadino potrà usare ovunque in Europa per fare qualsiasi cosa, dal pagare le tasse a prendere a noleggio una bicicletta, una tecnologia che ci consenta di controllare in prima persona quali dati vengono utilizzati e come. Un progetto assolutamente lodevole e in realtà pienamente in linea con quello che è il progresso tecnologico che io personalmente appoggio ad esempio in pieno, in quanto individuo già largamente digitalizzato, in parte anche per mia scelta personale, ma del quale sappiamo ancora veramente le briciole, sappiamo davvero poco e niente, e che appunto in un futuro potrebbe andare, come dicevo all'inizio, a tradursi in un qualcosa di estremamente positivo come anche di estremamente negativo. Pertanto adesso cerchiamo di portare alla luce quelli che potrebbero essere i pro e i contro di questo progetto, di questo IDPay, basandoci esclusivamente, e lo specifico esclusivamente, su di un puro ragionamento causa-effetto.
Principe tra i pro indiscutibilmente la comodità. Riunire all'interno di una medesima piattaforma l'intera identità digitale di un individuo permette di velocizzare al massimo praticamente qualsiasi tipo di operazione. Dovete acquistare un biglietto del treno, prenotare una visita sanitaria, pagare tasse, rate, mutui e quant'altro? Potete farlo comodamente all'interno dello stesso posto senza dover quindi passare attraverso i proverbiali 200-300 siti e portali web del caso. Per cui lato comodità assolutamente promosso. Segue poi direttamente, o almeno nella mia testa, segue direttamente la questione fisco, che potrebbe essere vista sia come pro che come contro, nel senso che qualora effettivamente riuscissero a togliere dalla circolazione tutto il denaro contante, la qualcosa comunque ci tengo a specificare non sarebbe un qualcosa di così facile e veloce da fare, comunque richiederebbe molto tempo, ecco che tutti i pagamenti diverrebbero quindi digitali e pertanto tracciabili dalla fonte alla destinazione in ognuno dei loro movimenti. La qualcosa permetterebbe, almeno in teoria, di annullare, di azzerare completamente il nero e l'evasione fiscale e fin qui ci mancherebbe tutti quanti d'accordo, ma ecco che il problema viene a crearsi, il contro di cui parlavo prima, viene a crearsi dal momento che per il fisco ogni euro che entra nel nostro conto corrente viene considerato, fino a prova contraria, come una fonte di reddito e pertanto passibile di tassazione secondo le vigenti norme di legge. Questo che cosa significa? Che se un domani qualcuno decidesse di bonificare sul vostro conto corrente 10.000 euro, parenti a parte, sia chiaro, perché le donazioni interfamiliari, bonifici interfamiliari cadono all'interno di categorie completamente diverse, quindi non so, facciamo l'esempio, a me vengono bonificati 10.000 euro sul conto corrente, ecco che il fisco, accorgendosene, perché vi garantisco che il fisco di queste cose se ne accorge sempre, andrebbe ad aprire un accertamento fiscale sulla mia posizione e a quel punto starebbe a me dimostrare con carta cantante alla mano che questi soldi non provengono da alcun tipo di attività illecita, ma sono ad esempio il ricavato dalla vendita di un'auto usata, per farvi un esempio, oppure, ma in quel caso sarebbero già in realtà tassati alla fonte, la vincita da una lotteria, Superenalotto o via discorrendo. Ma a tal proposito, dato che l'ambito fiscale economico non è il mio principale campo di impieghi, invito molto volentieri qualcuno di voi più esperto di me in materia a dire la sua qui sotto nei commenti. Parlando dei contro, invece, il primo che così a bruciapelo mi viene in mente è sicuramente il fattore legato all'età, perché in un paese come l'Italia, dove abbiamo una percentuale molto alta di persone anziane o comunque più in là con gli anni, che sono quindi proprio per un problema puramente generazionale poco o per nulla avvezze alla tecnologia in genere, concetti come il QR code, internet, identità digitali non sono così facili da farli assimilare e ancor più utilizzare a dovere. E questo poi, attenzione, fermo restando che la persona in questione abbia qualcuno su cui poter contare, qualcuno che gli fornisca supporto, perché diversamente io vorrei vedere come farà un ottantenne o novantenne del caso a destreggiarsi in mezzo a tutte queste novità digitali senza qualcuno che lo supporti, che sia fisicamente presente in maniera nettamente più importante di quanto è stato fatto a suo tempo per il Green Pass, perché in quel caso si trattava di un certificato scaricabile una tantum e presentabile all'occorrenza. Qui in questo caso invece si tratta di trasporre la propria intera vita in digitale, tessera sanitaria, carta d'identità, conti correnti, assicurazioni, pensioni, tutto a 360 gradi diventerà in digitale se questo progetto appunto vedrà la luce come è stato presentato finora. E se ciò accadrà veramente, i piani alti dovranno preparare un piano di supporto coi super controfiocchi. A seguire, facendo un'analisi prettamente tecnica della cosa e appena con una spolverata di pessimismo, purtroppo, come abbiamo avuto modo di constatare più di un'occasione passata, la gestione statalizzata di servizi così imponenti spesso e volentieri dà origine a grossi problemi e i disservizi sono all'ordine del giorno. Un po' come, riprendendo l'esempio di poc'anzi, quando venne introdotto il Green Pass, tra codici QR che non funzionavano, applicazioni che non funzionavano, che non venivano lette, che non si aggiornavano, codici QR falsi, gente che non riceveva il certificato vaccinale o lo riceveva in ritardo, insomma, purtroppo tutte problematiche che conosciamo purtroppo bene da questi ultimi 2 anni a questa parte. Pertanto, dato che in questo caso si parla di una piattaforma ben più complessa e più ampia di quella che gestisce il Green Pass,
Purtroppo l'inesperienza e l'inadeguatezza delle strutture statali potrebbe andare a giocare un ruolo chiave, dando origine a un casino di proporzioni bibliche, e mi riferisco anche soltanto alla questione privacy, la quale sarà posta veramente molto a rischio, e infatti in merito bisognerà sentire il parere del garante della privacy, perché oggettivamente riunire in un unico punto l'intera identità digitale di un individuo, ciò che lo rende un individuo nella nostra società attuale, significa, e perdonatemi il francesismo, tenerlo per le palle, avere il pieno controllo su di lui. E a tal proposito ecco che mi balena in testa un dubbio che potrei definire complottistico, ma che credo sarà sorto anche a voi, che in realtà riflette quella che purtroppo è la situazione attuale di un progetto del quale non sappiamo veramente niente e che potrebbe svilupparsi, come ho detto all'inizio, in veramente qualsiasi direzione, come anche sfumare in una bolla di fumo, ovviamente, ovvero il totale e completo controllo dell'individuo, del cittadino, che lo Stato guadagnerebbe dalla messa in pratica di tale progetto. Già oggi è possibile in alcuni casi vedersi congelato il proprio conto corrente, ad esempio per inadempienza nei pagamenti, questo certo, ma qui si tratterebbe di un blocco a tutto tondo, della serie, volendo parlare per estremi secondo il pessimismo cosmico leopardiano, ma dal momento che siamo qui per constatiamo che non riesco a pagare una rata del mutuo questo mese perché ho avuto più spese del solito e non le ho fisicamente sul conto corrente, e per questo mi vedo bloccare l'intera identità digitale con tutto ciò che ne comporta. Come altrettanto sono un oppositore politico, non ho pagato una multa, mi è scaduto un documento, n situazioni diverse che potrebbero portare a una sospensione temporanea o definitiva della propria identità digitale. Capite il punto? Tirando quindi le somme, l'ID Pay è un progetto indubbiamente innovativo che io personalmente apprezzo davvero molto, ammiro proprio a livello concettuale, questo sicuramente per via del fatto che io sono pro digitalizzazione e di conseguenza diciamo che sono di parte. Però per contro, al rovescio della medaglia, è indubbio che si tratta di un'arma molto potente che necessita quindi di essere tassativamente sviluppata, strutturata e utilizzata con il massimo dell'onestà, della precisione e dell'integrità possibile, perché come abbiamo potuto imparare da quei 3000 film di fantascienza che abbiamo visto nella nostra vita, il confine che separa la tecnologia dal controllo è davvero molto labile. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse, ma ditemi cosa ne pensate di questo progetto ID Pay? Siete favorevoli o contrari a questo processo di digitalizzazione che oramai stiamo seguendo da svariati anni? E nel caso, perché sì e perché no? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.